saluto da Ebike Advisor e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in studio con la nuova versione della Engwe EP2 BOOST. In tantissimi, dopo aver visto il nostro video sblocco di questa fantastica bicicletta, che vi linkeremo sotto in descrizione, ci hanno chiesto se fosse stato possibile montare anche un acceleratore. Ebbene, la risposta è sì. Noi ve lo sconsigliamo. Infatti, una volta installato l'acceleratore oppure effettuato lo sblocco, non è possibile più circolare su strade urbane, ma soltanto su strade private. Molte persone ci hanno contattato avendo acquistato la EP2 BOOST, che però non avevano ben chiare quali fossero le differenze con il vecchio modello. Infatti la EP2 PRO ha un sensore di cadenza, quindi pedalando anche a vuoto il motore vi assisterà sempre. Mentre qui con la nuova EP2 BOOST siamo in presenza di un sensore di coppia e quindi se non facciamo forza sui pedali e pedaliamo non avremo la spinta giusta per proseguire. C'è da dire però che con un sensore di coppia è possibile economizzare di tanto i consumi della batteria. Ed è possibile anche avere una partenza istantanea ed immediata, dato che l'acceleratore è quasi definitivamente uscito di scena. Invece, per chi non è amante delle pedalate, una soluzione è acquistare la Engwe EP2 PRO e vi lasciamo sempre il link in descrizione. E tra l'altro credo che siano tornate anche in stock. E vediamo come se la cava la bici con il tasto boost. Partenza immediata col sensore di coppia, boost, e dobbiamo dire che sale immediatamente, vedete? Premuto il tasto boost, subito siamo sopra i 20 km/h. E adesso procediamo alla semplice installazione dell'acceleratore. Let's go!